Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa videotrasmittente a 5.8 GHz. Si tratta della immersione RC Tramp HV, se volete acquistarla vi lascio il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo la VTX, la TNR board, vari cavi per il collegamento e una guida rapida in francese, tedesco e inglese. Prima di vedere le specifiche tecniche diamo uno sguardo a questo accessorio, visto che è un qualcosa che di solito non si trova con le altre VTX. La TNR board è un dispositivo dedicato al mondo racing, è pensato per essere tenuto sempre collegato alla VTX e fissato con il suo biadesivo all'interno del frame. Grazie a questo accessorio i giudici di gara possono verificare la potenza della VTX ed eventualmente modificarne i parametri, tutto questo tramite NFC e senza nemmeno dover collegare la batteria al drone. Per fare questo i giudici devono avere il Touch and Race For Director, che è il piccolo dispositivo che andrà a modificare i parametri della VTX via wireless. Anche se non usate la Tramp per le competizioni racing, potete valutare questo sistema per cambiare i parametri della vostra VTX nel caso non abbiate la possibilità di collegarla alla telemetria. Vediamo ora le specifiche della Tramp. I canali sono 40, divisi nelle bande A, B, E, Fat Shark e Race Band. Possiamo regolare la potenza scegliendo tra 25, 100, 200, 400 e 600 mW. Possiamo alimentare la VTX direttamente dalla LiPo, con batterie che vanno da 2 a 6 celle. Possiamo fare tutte le regolazioni tramite telemetria, tasto fisico sulla scheda o TNR come abbiamo visto prima. Tra le caratteristiche della Tramp, una molto importante è la protezione termica. Infatti abbiamo un sensore di temperatura che riduce la potenza quando la VTX inizia a scaldarsi perché il modello non è ancora partito. Questo ritorna utile in tutte quelle situazioni dove il drone deve rimanere a lungo fermo con la batteria collegata, ad esempio se stiamo aspettando che il GPS trovi un numero sufficiente di satelliti per partire o se siamo nella griglia di partenza aspettando il via della gara. Teoricamente possiamo tenere accesa la Tramp senza antenna perché non c'è il rischio di danneggiarla. Ovviamente è una cosa che vi sconsiglio di fare, ma se per sbaglio la tenete qualche minuto accesa senza antenna non succede nulla. Le dimensioni della Tramp sono molto contenute, parliamo di 30 x 20 mm. Nella scheda abbiamo questa prolunga da 5 cm con connettore Apex. Il connettore per l'antenna è di tipo SMA. Il peso della VTX con connettore SMA è di 8,5 grammi. Su questo lato abbiamo il pulsante per cambiare le impostazioni, il suo utilizzo è ben spiegato nella guida rapida, ma visto che possiamo usare la telemetria non mi sembra il caso di soffermarsi più di tanto, anche perché una volta montata all'interno del drone accedere al tasto per cambiare le impostazioni diventa molto scomodo. Nella parte superiore abbiamo questi due connettori, il primo come abbiamo visto è per la scheda TNR. L'altro connettore è per i collegamenti e a seconda delle nostre componenti usiamo uno di questi tre cavi che ci vengono forniti in dotazione. Il primo cavo serve per il collegamento diretto della VTX alla videocamera e lo usiamo in tutte quelle situazioni dove non abbiamo un flight controller. Da questo setup vengono rimossi cavi audio e telemetria. Gli altri due cavi li usiamo abbinati a un flight controller. La disposizione dei fili è identica per entrambi, l'unica differenza è che questo ha due cavi terra. Usiamo il cavo con 2 GND se vogliamo alimentare la videocamera FPV dalla Tramp, mentre usiamo il cavo con un solo GND se preferiamo alimentare la videocamera FPV dal flight controller. Per i collegamenti della Tramp procediamo in questo modo: colleghiamo il cavo alimentazione e la prima terra in un punto del flight controller dove abbiamo la tensione diretta della batteria. In alternativa possiamo usare un back del flight controller, l'importante è che questo sia da almeno 1 A. Se vogliamo collegare la videocamera alla Tramp usiamo la seconda terra e il cavo arancione 5V. Il cavo giallo è per il segnale video e va collegato nel pad video out del flight controller. Il cavo bianco è per la telemetria e va collegato su un TX libero di una porta UART. Per finire abbiamo il cavo verde che è per l'audio. Qui dobbiamo collegare un eventuale microfono esterno in modo da sentire l'audio dei motori in cuffia e nel DVR. Se non siete interessati all'audio, tagliate o rimuovete il filo verde. Come microfono esterno vi consiglio questo Rush FPV, in un prossimo video vedremo come collegarlo. Vediamo ora come configurare la VTX su Betaflight.
Attiviamo VTX IRC Tramp nella porta UART dove abbiamo collegato il cavo telemetria. Vi ricordo che questo cavo va collegato su un TX libero del flight controller. Io ho usato il TX3, quindi qui uso la UART 3. Se avete Betaflight 4.1 superiore si rende necessario caricare le VTX Table nel configurator. Per questa VTX esiste il file precompilato, quindi non dobbiamo fare altro che scaricarlo dal sito e importarlo su Betaflight. Quindi clicchiamo qui per aprire la pagina di GitHub dove è presente la VTX Table della nostra Tramp HV. Scendiamo verso il basso e come vedete abbiamo due versioni, quella USA e quella EU. La differenza è che quella EU ha la potenza bloccata a 25 mW, mentre la versione USA non ha questo limite e può essere usata fino alla massima potenza. Come sempre vi ricordo di verificare le leggi del vostro paese ed usare la potenza consentita. Io scarico la versione USA, quindi clicco col tasto destro e faccio salva destinazione con nome. Ora ritorno su Betaflight e carico il file che ho appena scaricato, poi salvo. Per accedere all'USD di Betaflight mandiamo il throttle al centro, io a sinistra e PC in alto. Vi ricordo che per accedere alle impostazioni dell'USD non è necessario avere una ricevente con telemetria, ma basta il collegamento tramite S-Bus o iBus. Quindi andiamo in Feature, poi scegliamo VTX TR. Qui possiamo regolare banda, canale e potenza. Quando abbiamo finito, per salvare le impostazioni andiamo su Set e confermiamo con Yes. A questo punto è venuto il momento di verificare la potenza con l'RF Power Meter dell'Emerson RC. Tramite USD di Betaflight analizzeremo tutte le potenze a partire da 25 fino ad arrivare a 600 mW, per comodità arrotondo il valore. A 25 mW segna 25 mW, a 100 mW segna 80 mW, a 200 mW segna 190 mW, a 400 mW segna 365 mW, a 600 mW segna 580 mW. Come avete visto la Tramp mantiene i valori che riporta nelle specifiche, con un piccolo scarto verso il basso del tutto trascurabile. In conclusione, la Tramp HV è una VTX delle ottime caratteristiche, con una buona qualità come da tradizione Immersion RC. Buono sia il peso che le dimensioni molto contenute. La TNR Board teoricamente è uno strumento molto utile per le gare, ma nel pratico è molto difficile vederla in uso, sia perché non è molto diffusa, sia perché comunque obbligherebbe tutti i partecipanti ad avere la stessa VTX. Tolta la parentesi della TNR Board, possiamo dire che la Tramp HV è una VTX che si è guadagnata una buona schiera di appassionati grazie ad un segnale stabile e pulito unito ad un ottimo range. Infatti i milliwatt dichiarati sono come quelli erogati, cosa che per le VTX di fascia economica non è poi così scontato. L'unica pecca a mio parere è non avere un microfono integrato, anche se per molti non è una feature indispensabile. Questa era la mia recensione dell'Emerson RC Tramp HV. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.